Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora di coltelli, ogni tanto, ogni tot video c'è un video sui coltelli, una passione che come molti di voi hanno, e oggi andiamo a vedere un folder particolare. Perché dico particolare? Perché noi siamo poco abituati, anche il sottoscritto, anzi io per primo, a un certo tipo di mercato, che è il mercato dell'Est Europa. Quindi oggi vediamo un folder che viene dalla Bulgaria. Ciò nonostante, soprattutto col suo piccolo fisso, questa azienda, che è la Manley, ha fatto un discreto successo, tanto che era partita a fare solo lame in D2 e adesso fa le lame in S90V. Iniziamo. Ed ecco qua il soggetto della nostra recensione. Manley Pick D2. L'apertura è a foro, quindi simile a quella dello Spyderco. Le guancette sono in G10. Adesso io le ho prese un po' così, colori del Milan, ma non sono assolutamente milanista, anzi io non seguo il calcio, vi do questa delusione, perché erano quelle che mi piacevano di più. Ci sono verdi, ci sono completamente nere. Ecco, quello nero, completamente nero, forse è più elegante, e lo vediamo nella sua bellezza. L'apertura avviene non con i cuscinetti ma a due bronzine, per cui inizialmente quando è nuovo è leggermente dura, ma poi si fa subito, oppure basta allentare un attimino il pivot. Eccolo qua nella sua bellezza o nella sua bruttezza, perché c'è chi dice, mi ha detto che sembra un cinese, e in effetti con questa colorazione può avere un aspetto un pochino cheap, ma in realtà al tatto e alla vista dal vivo è molto più elegante. Ripeto, basta prenderlo, se no completamente nero, e si ha questo aspetto. Poi lo vedremo in confronto a uno Spyderco, che è il coltello cui fa un po' il verso. Tengo a precisare che all'interno ha le sue cartelle in acciaio, per cui è molto robusto. Ha una sicura in backlock, vediamo qua la famosa detta a pompa, che però è fatta veramente bene. Non so se riesco a farvi vedere il particolare di aggancio, ma quando è agganciata è veramente solida. Se avesse il perno inframmezzato come il Triad Lock di Denko, io penso che sarebbe un coltellino indistruttibile. Lo è comunque, perché gli ho fatto fare un po' di tutto e devo essere sincero, è molto solido. Per la mia mano può essere un filino, vedete, io ho una mano molto grossa, per cui può essere un filino scomodo perché è sottile, e come tutti i coltelli che hanno questo spessore sottile, la mano, se lo utilizza molto, affatica in questo punto e si possono creare anche delle vesciche. Vabbè, bisogna usarlo qualche 20 minuti, voglio dire, è difficile che con un folder uno faccia tanto lavoro, però con questo folder può fare effettivamente molto lavoro, perché, ripeto, è molto robusto. Si può processare il cibo, la legna tranquillamente. Volendo si può fare batoning di piccoli pezzi, perché ovviamente è sempre un folder, però non ha mai dato sensazione di cedimento. Allora, la lama, che abbiamo detto che in questo caso è in D2, e nella versione in D2 costa la bellezza di 45 euro grosso modo, quindi è un coltello anche molto economico. Se volete un bel coltello che vi duri, resistente, io penso che questa sia un'ottima scelta. Questo è in D2, costa 45 euro, se no c'è la versione in S90V che costa circa il doppio, sui 75-80 euro, adesso a secondo di come lo trovate online. Potete comprarli in questo momento, io li ho trovati o sull'Amnia oppure sul sito della Manley, ve li spediscono, ci impiega qualche giorno in più ad arrivarvi, ma vi arriva direttamente dalla Bulgaria. Abbiamo detto che
La lama è 94 mm, quindi 9 cm e mezzo grosso modo di lunghezza della lama, molto molto bella. È un full flat e ha l'apertura con il foro simile Spyderco. Vedete che il foro però è un po' più obliquo. E invece il coltello totalmente aperto è 220 mm, quindi anche la lunghezza del manico è importante. Non ha un frangivetro, anche se devo dire che questa, sporgendo un pochino e qua avendo la coda della molla, chiamano qui nel codolo che arriva in fondo, è abbastanza robusto per infrangere un vetro. Abbiamo la clip che può essere messa o da un lato o dall'altro, ma non può essere messa davanti o dietro, ma solo dietro. Abbiamo detto che appunto le guancette sono in G10, pesa poco, sono circa 100 grammi, 110 grammi, 115 grammi dichiarati dalla casa, ma veramente non si sente in tasca e si sente veramente poco in mano. La lama tiene molto bene il filo perché, ripeto, io ci ho fatto di tutto. Adesso andiamo a vedere qualche momento di taglio, quei pochi che sono riuscito a filmare in questi giorni. Sapete che con la scusa della pandemia si esce, non si esce. Qua in zona da me c'è stato poi anche un problema delle chiusure, per cui ho potuto fare quello che ho potuto fare. Comunque l'ho testato lungo, ho tagliato fascette, ho tagliato cartoni, ho tagliato frutta, ho inciso legno e non ha mai dato problemi e devo ancora riaffilarlo. Andiamo a vederlo. Bene, abbiamo visto che taglia molto bene. Lo spessore della lama, che mi sono dimenticato prima, è 3 mm e adesso ve lo faccio vedere per esempio col suo diretto rivale, lo Spyderco Endura 4. Eccolo qua, vedete le dimensioni. Vediamo se riesco a farvi vedere anche gli spessori. Devo dire che i due si assomigliano abbastanza. Il Mali ha un pivot molto più robusto e questa è una cosa che mi dispiace sempre degli Spyderco. Va bene che soprattutto tipo l'Endura sono su coltelli da taglio puro, però visto quello che se lo fanno pagare, che è più del doppio del Mali, avere messo un pivottino un po' più resistente, qualcosina, averlo reso un pochino più robusto, non ci avrebbe fatto fastidio. Qua lo vediamo con un altro concorrente che è l'Air Light della Cold Steel. Eccolo qua. Vediamo anche gli spessori. Vedete che la lama dell'Air Light è più spessa ed è in house 10A, quindi è inox. Diremo però che l'Air Light costa anche questo circa il doppio, viene sulle 90-95 euro.
oggi come oggi, quindi il Manley vince a mani bassa nei confronti dei suoi diretti antagonisti, sia per il prezzo e anche per la robustezza. Direi che con il Coil Steel non c'ha grosse differenze come robustezza. Il Coil Steel è molto robusto, però in questo caso ha solo le guancette in G10 e all'interno non ha nessuna cartella, mentre lui, pur mantenendo più o meno lo stesso peso, ha all'interno anche le cartelle in acciaio, quindi diremmo che potrebbe vincere un pochino in robustezza. Essendo appunto un full flat di soli 3 mm di spessore sul dorso, ha un taglio molto buono, molto valido, dalla frutta alla verdura, al cibo, ai intagli, non si può dire niente. Anche questa forma che è tra lo spear point e il clip point aiuta, vedete la presa, si può prenderlo anche qua così, aiuta la lavorazione di fino con la punta. Io sono soddisfatto. Forse l'estetica, ripeto, in questo bicolore non mi è piaciuta quanto mi pareva in fotografia, quindi forse adesso se lo riprenderei completamente nero o completamente verde, a secondo dei gusti. Devo dire che non mi dispiace, però gli dà un po' quell'aspetto un po' cheap, secondo me, il doppio colore, perché in realtà il G10 è molto, ve lo faccio vedere, è molto bello ed è uguale, devo dire, a quello che utilizza la Coil Steel anche come trama, molto simile. Adesso lo vediamo insieme a un coltello che costa più quasi il quadruplo, almeno quando è uscito, poi adesso lo si trova sulle 140-150 euro, che è il Kur della Lion Steel. Eccolo qua. Vedete che però il Kur è un coltellone un attimino più grosso, più largo come spessore, però a livello di utilizzo e di robustezza non ha niente da invidiare. Sono soddisfatto? Sì, sono soddisfatto di questo piccolo, che non è neanche piccolo perché è lungo 22 cm, ma leggero folder bulgaro. Devo essere sincero, brava Manley, hai fatto a un prezzo veramente alla portata di chiunque un buon folder. Sull'estetica ovviamente non si discute, perché c'è chi può piacere e a chi può non piacere, come ogni altro folder. Andate a vedere la Manley, sicuramente nel futuro, sperando che non alzino troppi prezzi, perché già utilizzando l'S90V hanno più che raddoppiato, potevano aumentare di quelle 20-30 euro il prezzo, perché a prezzi veramente abbordabili vi fornisce una serie di coltelli anche fissi veramente da provare. Per questo Manley e per questa recensione, no, ecco, ho dimenticato una cosa. E vi stavo salutando senza farvi vedere la confezione, che avrete visto sicuramente in inizio del video. Devo dirvi che all'interno sono rimasto soddisfatto, il coltello è in questo sacchettino, ma per due motivi. Intanto vi mettono vedete, vi mettono una garanzia, e all'interno della garanzia, vediamo se lo metto dritto, vedete che la lama è creata in Germania, vi mettono questa garanzia con tutti i dati tecnici, e quindi è secondo me una piccola cosina però simpatica e importante. E inoltre all'interno, scusate se riesco a farli scendere perché mi faccio sempre del male, anche l'altra volta ho fatto fatica, vediamolo se apro da dietro e spingo, ecco qua, vi danno anche le sue chiavettine, eccole qua, le chiavettine per poter aprire e fare la manutenzione. Quindi direi una confezione, se anche cartonata, di tutto rispetto, ben a confronto di altri coltelli più blasonati che dentro vi mettono solo il coltello, abbiamo già qualcosina in più per il prezzo che viene venduto. Per questo Manley, per questa recensione è tutto. Aiutatemi a crescere, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!